Ok, eccomi di nuovo. Ma prima di addentrarci nei dettagli di questa incredibile storia, voglio ringraziarvi ancora una volta per essere così numerosi a seguire il mio canale. Il vostro supporto è fondamentale e mi spinge a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. E, a proposito di coinvolgimento, preparatevi, perché questa volta vi ho davvero preparato un racconto che vi terrà incollati allo schermo. Come vi ho anticipato, questa storia è un vero e proprio mix di emozioni, colpi di scena e, diciamocelo, anche un pizzico di follia. Coinvolge me, la mia ex, una delle attrici turche più amate del momento e, in un certo senso, anche voi, perché voglio sentire le vostre opinioni e le vostre esperienze in merito. Ma partiamo dall'inizio. Elena. Un nome come tanti, certo, ma per me rappresenta un capitolo importante della mia vita. Un capitolo fatto di amore, di passione, ma anche di incomprensioni e di errori. Siamo stati insieme per quasi 3 anni intensi, pieni di momenti indimenticabili, ma anche di litigi furiosi e di silenzi assordanti. Eravamo giovani, forse troppo, e probabilmente non eravamo ancora pronti ad affrontare le sfide di una relazione seria. Avevamo visioni diverse del futuro, obiettivi divergenti e, soprattutto, non eravamo capaci di comunicare in modo efficace. La rottura è stata dolorosa, inevitabile. Entrambi abbiamo sofferto, ma eravamo convinti che fosse la scelta giusta. Ci siamo promessi di non sentirci per un po', di prenderci del tempo per elaborare la fine della nostra storia e per ricostruire le nostre vite. E così è stato. Per quasi un anno non ci siamo né sentiti né visti. Ho cercato di voltare pagina, di concentrarmi sul mio lavoro, sui miei amici, sui miei hobby. Ho viaggiato, ho conosciuto nuove persone, ho cercato di dimenticare Elena. Ma, come spesso accade, il passato è tornato a bussare alla mia porta. Un messaggio inaspettato, un messaggio che ha sconvolto la mia tranquillità e che ha riaperto ferite che pensavo fossero ormai cicatrizzate. Ciao, sono Elena. So che ha passato tanto tempo, ma ho bisogno di parlarti. Un messaggio semplice, conciso, ma che ha scatenato in me una tempesta di emozioni. Ero confuso, sorpreso, curioso. Cosa voleva Elena da me dopo tutto questo tempo? Perché si era fatta viva proprio ora? Ho risposto al suo messaggio, ovviamente. Non potevo ignorarla. Ciao Elena. Certo, possiamo parlare. Dimmi quando sei libera. Abbiamo fissato un appuntamento per il giorno successivo. Ero nervoso, agitato. Non sapevo cosa aspettarmi. Quando l'ho vista, il mio cuore ha fatto un balzo. Era ancora bella come la ricordavo, forse anche di più. I suoi occhi brillavano di una luce particolare, una luce che non vedevo da tempo. Ci siamo seduti a un tavolino di un bar, in silenzio. Nessuno dei due sapeva cosa dire. Poi, Elena ha rotto il silenzio. So che ti starai chiedendo perché ti ho contattato dopo tutto questo tempo. Ho annuito. Beh, la verità è che ho bisogno di dirti una cosa importante. Una cosa che avrei dovuto dirti molto tempo fa. Il mio cuore ha iniziato a battere forte. Cosa stava per dirmi? Mi sono resa conto di aver fatto un errore a lasciarti. Le sue parole mi hanno colpito come un fulmine a ciel sereno. Non me l'aspettavo minimamente. Ero senza parole. Non capisco, ho detto. Perché lo dici adesso? È passato quasi un anno dalla nostra rottura. Lo so, ha risposto Elena. Ma ho avuto bisogno di tempo per capire. Ho avuto bisogno di tempo per rendermi conto di quanto fossi importante per me. Mi ha spiegato che, durante il periodo successivo alla nostra rottura, si era sentita persa, confusa. Aveva cercato di riempire il vuoto che avevo lasciato con altre persone, con altri interessi, ma niente aveva funzionato. Poi, un giorno, per caso, si è imbattuta in una serie TV turca. E lì ha iniziato tutto. Elena mi ha raccontato di essersi appassionata alle storie d'amore intense e appassionate delle serie TV turche, in particolare a quelle interpretate da Neslihan Atagul e da suo marito, Kadir Dulu. Li trovava la coppia perfetta, un esempio di amore vero e duraturo. Guardando le loro interviste, i loro gesti d'affetto, le loro foto insieme, ho iniziato a riflettere sulla nostra storia, mi ha detto Elena. Mi sono resa conto che non avevo apprezzato abbastanza quello che avevamo, che avevo dato per scontate troppe cose. Vedevo in Neslihan e Kadir un amore simile a quello che noi avevamo, o che avremmo potuto avere. Un amore fatto di complicità, di sostegno reciproco, di piccoli gesti quotidiani. E mi sono resa conto di averlo perso. Ero incredulo. Non riuscivo a credere che una serie TV turca e una coppia di attori potessero aver avuto un impatto così profondo sulla sua vita. Ma Elena era sincera.
I suoi occhi erano pieni di lacrime. So che è difficile da capire, mi ha detto. Ma è la verità. Ho bisogno di una seconda possibilità. Voglio riprovarci. Voglio dimostrarti che sono cambiata. Che ho imparato dai miei errori. E lì, in quel bar affollato, Elena mi ha chiesto di tornare insieme. Ero completamente scioccato. Non sapevo cosa fare. Ho passato giorni a pensarci, a rimuginare, a ripensare alla nostra storia, ai nostri errori, ai nostri momenti belli. Ho parlato con i miei amici, ho chiesto consiglio alla mia famiglia. Tutti mi dicevano cose diverse. Chi mi diceva di lasciar perdere, che il passato è passato e che non bisogna mai tornare indietro. Chi mi diceva di darle una possibilità, che l'amore vero è raro e che non bisogna sprecarlo. La verità è che ero combattuto. Da un lato, c'era la paura di soffrire di nuovo, la paura di ripetere gli stessi errori del passato. Dall'altro, c'era la speranza di poter ricostruire qualcosa di bello, di poter vivere quell'amore che avevo sempre sognato. Alla fine, ho deciso di ascoltare il mio cuore. Ho incontrato Elena di nuovo. Ci siamo parlati a lungo, ci siamo confrontati sui nostri errori. Le ho detto che ero disposto a darle una possibilità, ma a determinate condizioni. Le ho detto che dovevamo lavorare insieme per ricostruire la fiducia, che dovevamo essere onesti e sinceri l'uno con l'altra. Le ho detto che dovevamo imparare a comunicare in modo efficace, a risolvere i nostri conflitti in modo costruttivo. E lei ha accettato. Non vi sto dicendo che siamo tornati insieme e che vivremo felici e contenti per sempre. No, non sono così ingenuo. So che la strada è lunga e difficile, che ci saranno ostacoli da superare. Ma sono disposto a provarci. Sono disposto a dare una seconda possibilità a Elena, ma soprattutto a noi. Perché credo che, a volte, l'amore meriti una seconda occasione. E poi, diciamocelo, chi sono io per giudicare? Anche io ho fatto degli errori in passato. Anche io ho avuto dei rimpianti. La verità è che tutti noi meritiamo una seconda possibilità. Tutti noi meritiamo di essere amati e perdonati. E questa è la mia storia. Una storia incredibile, lo so. Una storia che coinvolge Neslihan Atagul, la mia ex e, in un certo senso, anche me. E ora voglio sapere cosa ne pensate voi. Vi è mai capitato di dare una seconda possibilità a qualcuno? Vi è mai capitato di pentirvi di una decisione presa in passato? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curioso di conoscere le vostre esperienze. E, prima di salutarvi, voglio ringraziarvi ancora una volta per avermi ascoltato. Spero che questa storia vi sia piaciuta, che vi abbia fatto riflettere sull'amore, sul perdono e sulle seconde possibilità. Non dimenticate di mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ah, e un'ultima cosa. Se conoscete Neslihan Atagul o Kadir Dulo, fategli sapere che hanno ispirato questa incredibile storia d'amore. Chissà, magari un giorno potrebbero venire sul mio canale a commentare. Sarebbe fantastico. Bene, ora vi saluto davvero. Grazie ancora e a presto.